Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come rimuovere un elemento o un oggetto su Premiere. La volta scorsa vi ho fatto vedere come muovere un oggetto praticamente statico che stia fermo con nessun movimento di contorno. In questa volta invece vi faccio vedere come rimuovere nel caso che l'oggetto o comunque lo sfondo sia in movimento. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto ed ora passiamo al nostro tutorial. Io ho aperto il mio Premiere, ho importato questa clip, praticamente vedete questa barca, adesso vado anche a disattivare l'audio, di questa barca, vedete, in mezzo al mare, e io voglio andare a eliminare appunto questa parte. Quindi per farlo la prima cosa che andiamo a fare appunto sul nostro Premiere è quella di andare a copiare la nostra sequenza. Per farlo teniamo premuto Alt sulla nostra tastiera, selezioniamo la clip e la spostiamo in alto. Praticamente ci ha creato due clip uguali. Ora noi andiamo a interagire sulla clip al di sopra, ossia quella che siamo andati a copiare. Quindi la selezioniamo, andiamo a zoomare in modo da portarci il più vicino possibile alla barca che dobbiamo andare a eliminare. Se dovete spostarvi schiacciate H sulla tastiera o selezionate la mano qui, dopodiché tornate a prendere lo strumento selezione oppure spingete V e a questo punto andremo a creare una maschera al di fianco della nostra barca, in modo, cioè il più vicino possibile, in modo da selezionare la luce e i colori bene o male più simili possibili a questa zona che dobbiamo andare a togliere. Quindi andiamo in opacità, selezioniamo lo strumento penna e andiamo a praticamente qua di fianco o qua, poco cambia, guardate voi, andiamo a selezionare praticamente la parte per andare a coprire la nostra barca. Quindi io vado a fare dei punti più o meno in questo modo, dopo nel caso si può comunque sempre andare a modificare. Una volta selezionata l'area andiamo su posizione sotto a movimento e andiamo a spostare semplicemente la nostra parte che abbiamo selezionato in modo da coprire l'intera barca, ombra compresa. Quindi io mi porto qui, come vedete qui mi è rimasto un po' di ombra, quindi vado a inserire due punti sulla mia maschera e vado leggermente a spostare in modo da eliminare giusto quell'ombra. Cliccando in qualsiasi posto vedete che scompare la maschera e come vedete c'è da andare a sistemare anche qui l'orizzonte perché è venuto leggermente scalato, quindi andiamo sempre in posizione, questa volta agiamo sulla Y e andiamo ad alzarla leggermente. In questo modo, se adesso facciamo adatta, come vedete la nostra imbarcazione è completamente sparita. Ovviamente spostandosi dobbiamo guardare quando ricompare ok, praticamente qui fino a qui a posto. Qua si inizia a intravedere ancora, quindi ci spostiamo leggermente indietro, andiamo a selezionare il marcatore in posizione, ci spostiamo fino alla fine della nostra clip praticamente perché dopo non c'è più nulla e andiamo a spostare la nostra selezione in modo da andare a coprire la parte che è uscita. Andiamo a sistemare anche il livello dell'orizzonte in questo modo. Volendo possiamo anche andare a aumentare leggermente la sfumatura
della maschera in modo da camuffare ancora di più il nostro movimento, e praticamente questo è il nostro risultato finale, e direi che è abbastanza soddisfacente, cioè quasi non si vede neanche dove era la barca prima. Quindi questo era per farvi vedere appunto come rimuovere un oggetto, in questo caso in movimento, e su uno sfondo non statico, come ad esempio un mare. Farò lo stesso procedura, spiegherò comunque la stessa procedura in un tutorial anche su After Effects. Lì ci sono più opzioni, più maniere di togliere oggetti in movimento, anche molto più complessi. Diciamo che Premiere è limitato in questo per fare piccoli lavori, dopodiché bisogna passare su After Effects. Quindi vi farò un tutorial anche lì per spiegarvi bene come eseguire la stessa procedura, ma magari con oggetti più avanzati, cioè più elaborati, più difficili da togliere. Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, qualsiasi richiesta, qualsiasi dubbio, insomma, siate liberi di commentare per qualsiasi cosa. Visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!